Ciao ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist derivate di funzione. Se avete un compito sulle derivate e avete già visto tutti i video sulla singola regola di derivazione del tipo di funzione, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti e andiamo a fare gli esercizi sulle derivate. Qui avete un riepilogo di tutto quello che abbiamo visto nei video, quindi la funzione e la regola di derivazione rispettiva. Andiamo a fare il primo esercizio. Ok, supponiamo di avere una funzione di questo tipo e andiamo a applicare la regola. I primi termini si derivano con la regola che abbiamo visto qua. Quindi ho x alla qualcosa, devo abbassare il 5 davanti, come indicato, e ridurre di un grado. Quindi 5 per 3 fa 15. Abbassando di un grado, quindi 5 meno 1 viene x alla quarta. Allo stesso modo 4 lo porto davanti, che con 2, 4 per 2 fa 8, e abbasso di grado, quindi x alla terza. 5x vi ricordo che rimane 5 perché x è come se fosse x alla 1, quindi 1 per 5 fa 5 e abbassare di un grado 1 meno 1 fa 0 e x alla 0 non si scrive. Questo termine, anche se non sembra, si deriva con la stessa regola che abbiamo visto qua, perché se ci pensate bene lo possiamo scrivere così. Mi è bastato portare x alla seconda sopra ricordandoci di cambiare segno all'esponente, quindi meno 3x alla meno 2. A questo punto, applicando sempre questa regola, meno 2 per meno 3 fa più 6. Abbassando di grado, questa volta meno 2 meno 1 fa meno 3. La derivata di e alla vi ricordo che è e alla, quindi ricopiamo il termine. La derivata del sen è cos x, quindi meno 2 cos x. La derivata del coseno è meno seno, quindi il meno moltiplicato per più 4 fa meno 4 sen x. L'ultimo, la derivata della tangente è 1 fratto coseno alla seconda, quindi meno 7 lo ricopio e scriviamo coseno alla seconda. Ecco qua, andiamo a fare un altro esercizio. Supponiamo di avere questa volta una funzione di questo tipo. La derivata di ln è 1 fratto x, quindi 5 fratto x. La derivata di 2 alla è 2 alla è ln di 2. La derivata di 3 logaritmo di 2 è 1 su x come se fosse ln, più dobbiamo ricordarci di aggiungere logaritmo nella base 2, in questo caso di e. La derivata dell'arco seno è questa qua, quindi 4 lo ricopio e scrivo quello. La derivata dell'arco tangente è questa, quindi ho ricopiato meno un terzo e siccome al denominatore avevo 1 più x alla seconda ho aperto la parentesi perché 3 ovviamente va moltiplicato per tutto questo denominatore. La derivata di un numero fa sempre 0 e la derivata di questo, se lo scriviamo in maniera più intelligente, è come derivare 2x alla meno 4, perché il 4 che c'era sotto l'ho portato sopra cambiando segno all'esponente. Quindi per la regola della derivata di una potenza, meno 4 va davanti, che moltiplicato per 2 fa meno 8, e abbassare di un grado, meno 4 meno 1 fa meno 5. Ho fatto un passaggio in più, infatti invece di scrivere meno 8x alla meno 5, ho ribaltato x in modo tale da farlo diventare fratto x alla quinta. Ora tocca a te. Qui trovi 10 esercizi che sono un po' il riepilogo di tutte le funzioni che abbiamo analizzato singolarmente nei singoli video. A fianco in rosso trovi le soluzioni. Mi raccomando, non sbirciare. Quelle ti servono come verifica per vedere se hai fatto bene l'esercizio. Se qualcosa non ti è chiaro, ti invito a guardare i singoli video sulla derivata della funzione che hai bisogno di ripassare. A questo punto siamo alla fine e quindi ti auguro in bocca al lupo per il compito. Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile metti mi piace e lasciami il tuo feedback. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Sarà un vero onore per me essere la tua personal trainer negli esercizi e sfidarti ogni volta a fare sempre meglio. Ci vediamo al prossimo episodio.